La vita è cambiamento, ce lo diciamo spesso, eppure altrettanto spesso non riusciamo a lasciare andare qualcosa che non ci corrisponde più, oppure che, pensandoci bene, non è mai stato realmente parte di noi. Eppure, come parte del nostro vissuto, ci siamo attaccati, affezionati, sì sì, abbiamo proprio un attaccamento emotivo, alle volte anche nei confronti di oggetti, che so, un vecchio maglione, un vecchio paio di jeans, non riusciamo a lasciarli andare perché in quell'oggetto, in quella persona, in quella casa, in quel lavoro ci sono le nostre esperienze passate, il nostro vissuto, i nostri affetti, parte di noi, e nello staccarci sentiamo, sì sì, proprio di uccidere un pezzetto di noi, e questo non ci riesce così facile. E poi perché abbiamo paura. Sì, sì, abbiamo paura. Paura di che cosa? La vaga paura dell'ignoto che tutto divora. Lasciamo una situazione conosciuta per andare comunque verso qualcosa di sconosciuto. La paura del cambiamento, l'incertezza di quello che sarà, il non sapere se ci troveremo bene, il toglierci un pochino la sicurezza del nostro lavoro, della nostra casa, di una relazione che non ci appaga più, ma che comunque è stabile, è parte di noi, ci dà un pochino di ansia. Eh sì, è lo staccarci da quello che ci è familiare. Tante volte lo abbiamo fatto e spesso ci siamo anche trovati meglio, quindi pensiamo a questa cosa. Alle volte la speranza di un cambiamento è proprio quella che ci fa rimanere nelle cose che non ci piacciono. Rimandiamo il momento della decisione perché speriamo che in un modo o nell'altro le cose cambino. In una relazione speriamo che il partner capisca i nostri bisogni, che si possa fare un passo di crescita assieme. In una casa magari che vadano via i vicini del piano di sopra che continuano a far rumore, in un lavoro che il capo se ne vada, che noi si abbia una situazione più tranquilla, più stabile e più consona. Purtroppo ve lo dico e ve lo dico chiaro, siamo noi gli artefici del nostro cambiamento e quindi se vogliamo cambiare, per primi noi dobbiamo cambiare. Riprendiamo in mano quello che non ci piace e non ci corrisponde, diamo quel piccolo o grande strappo e facciamo il passo. So che c'è un senso di forte identità legato alla situazione in cui siamo. Ci corrisponde, ad esempio, se per 20 anni siamo stati moglie o marito di qualcuno, il pensare di chiacchierare con qualcuno e dire ah sì sono single ci provoca un po' di panico, di tristezza, di ansia. Il cambiare una casa nel cui vialetto d'ingresso siamo entrati così tante volte, nel cui giardino magari hanno giocato i nostri bimbi, abbiamo visto crescere il nostro cane, abbiamo pitturato noi la cucina con le nostre mani. Ecco, può essere realmente difficile il senso di distacco, ma pensiamo anche a tutte le cose belle che abbiamo fatto in quel luogo, la gioia che ci hanno dato e pensiamo che un altro luogo ce ne potrebbe dare altrettanta o forse di più perché in questo momento della nostra vita ci corrisponderà ancora di più. La paura della perdita. Leghiamo spesso il cambiamento alla perdita di un qualcosa piuttosto che all'andare verso qualcosa. Tendiamo ad avere l'occhio indietro a quello che lasciamo e non a quello che stiamo costruendo. Quindi perdiamo sia l'oggetto, sia la persona che lasciamo, sia chiaramente quella parte di noi legata a quell'oggetto, a quella situazione. Ed è forse questa la perdita più grande che dobbiamo sedimentare. Ma ricordiamoci, stiamo andando verso qualcosa che ci corrisponde di più. Quindi, come sempre, è come buttarsi in piscina, tappiamoci il naso e via, perché poi potremo veramente scoprire che in un modo o nell'altro sappiamo nuotare e che ci piace nuotare. Quindi forza e coraggio e verso il cambiamento. Se anche tu hai commenti sul cambiamento, sui cambiamenti che hai fatto, sulle paure che hai avuto e su quello poi che hai realmente trovato, lasciali qui sotto, li leggeremo tutti e potremo commentarli per essere insieme in quello che è veramente il cambiamento della vita con armonia, sì, un pochino di FIFA, ma
tanta voglia di cose belle. E poi se volete iscrivervi, o l'avete già fatto, super grazie, la campanella per rimanere aggiornati su quello che man mano facciamo. Grazie mille e un abbraccio.